Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche romantiche per il mese di agosto 2024. Il giudizio. Amici dell'Aquario, potrebbero arrivare delle notizie, delle telefonate, messaggi o anche addirittura persone che magari non sentivate da un po'. Ci potrebbe essere come una reunion, oppure per qualcuno questo giudizio fa riferimento a una presa di consapevolezza che avverrà magari proprio inerente a una relazione, a una persona. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate i link dei corsi gratuiti, dei corsi a pagamento, delle previsioni del 2024 e c'è anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere le energie per questo mese. Ragazzi, partiamo con un diavolo, qui. 4 di pentacoli, 3 di coppe, abbiamo la forza, un 7 di pentacoli e un 2 di coppe, non male, anche se partiamo con questo diavolo che insomma. Allora, io all'inizio parlerò della vostra energia e verso la fine della lettura andremo a vedere anche l'energia della persona di interesse nel caso abbiate qualcuno, ok? Tenete presente che in queste letture le energie possono risuonare invertite. Un'ultima cosa, per tutto il mese di agosto c'è in promozione la ruota del destino nelle letture private, quindi se ne volete sapere di più vi invito a contattarmi via mail. Partiamo con questo diavolo ragazzi perché mi dice che c'è qualche cosa che vi costringe, che vi chiude, che vi limita. Molte volte è la mente con i nostri obiettivi a limitarci, infatti il diavolo parla anche di ego. E vedendo anche comunque questo 4 di pentacoli sento un certo tipo di staticità. Allora abbiamo una giustizia e un fante di pentacoli per spiegare il diavolo. Allora qui ci potrebbe essere qualche tema a livello personale legato con qualche esame da dover sostenere, piuttosto che qualche questione burocratica che state attendendo e che in qualche modo vi sta vincolando. Per qualcuno può essere anche l'apertura della partita IVA, la riapertura di certe aziende, visto che adesso magari siamo a agosto e molti sono chiusi. Non nego che per qualcuno potrebbe essere una relazione già in piedi. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Mondo e carro. Allora, sono due carte di movimento, forte movimento direi, che spiegano una carta che parla di staticità completa. Bisogna andare a vedere anche il 3 di coppe. Però io qui ho come la sensazione che si tratti di una casa. Allora abbiamo un re di coppe, un 6 di coppe, wow, e un cavaliere di coppe, tutte coppe qui. Guardate, ho la sensazione se siete in una... Dovrei dirlo dopo, dovrei parlare prima dei single. Vabbè, parliamo prima dei single. Ehm,
Allora, qui c'è un qualche tema che, come vi dicevo, attanaglia, però io ho come la sensazione che nonostante questo, a parte che se state organizzando un viaggio, se dovete fare un viaggio, vedo questo viaggio assolutamente, questo cambio, per qualcuno è proprio un trasferimento, un cambio di casa, amici dell'Aquario. Per qualcun altro ci potrebbe essere come una legalizzazione a livello della coppia che a voi spaventa, cioè come l'idea che potrebbero chiedervi di andare ad abitare insieme e voi siate un attimino con il no, regole, non le voglio, no, no, devo sottostare poi, sapete, devo creare, come dire, nuove regole comuni e via dicendo, e questo come l'idea che non vi aggradi tanto. Però devo dire che tutto mi porta verso questo 6 di coppe, verso un sogno. Nel caso abbiate qualcuno, sento che siete più voi i reticenti rispetto all'altra persona. Andiamo a vedere. Ok. Allora, per la forza abbiamo un papa al contrario e una regina di denari al contrario. È interessante perché sia la giustizia che il Papa sono carte di contratti, di solito a lungo termine. E siccome qua finiremo con un 2 di coppe, io ho come la sensazione che non vi sentirete abbastanza a vostro agio nel mese di agosto per fare il passo in più col vostro partner, con la vostra, ehm, insomma, amicizia. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli perché secondo me prenderete un momento, è come se aveste bisogno di una pausa. Abbiamo un 6 di spade. Sì, è come se uno dei due non se ne volesse andare. Ci sono tante carte di e 3 di coppe di nuovo. Dov'è che ce l'avevate qua? Sì, ho come l'idea che ci sia una reticenza più da parte vostra che da parte dell'altra persona sul fare questo passo, fare questo viaggio, iniziare questo progetto, trasferirsi, ufficializzare magari la relazione, piuttosto che, ripeto, siete voi che è come se aveste paura di essere condizionati. Vi dico, se fosse qualcuno che arriva dal passato, potrebbe essere qualcuno che ha già una relazione in piedi, e magari vi trovate anche bene a chiacchierare, insomma, vedo che potrebbe esserci del divertimento. E con questo 2 di coppe alla fine mi fa ben sperare, nel senso che è come se, adesso lo andiamo a vedere, si arrivasse a un qualche tipo di accordo. Abbiamo un 9 di spade, un cavaliere di spade, la forza e un 9 di coppe. Guardate, io la sento un'unione molto più equilibrata rispetto a prima. Perché vi dico così? Perché abbiamo un 9 di spade che è l'idea che si possano presentare i problemi nel passato, però in realtà i problemi non ci sono. Qui c'è un qualche tipo di regola, probabilmente nella vostra testa, che vorrebbe che le cose andassero in un certo modo. Io ho come quest'idea. Però a un certo punto bisogna anche lasciare da parte quello che si vuole, prendere quello che la vita offre. Sempre se, diciamo, paga il vostro amor proprio, non sto dicendo di accontentarsi, però certe volte ci incapponiamo per cose che magari in quel momento facciamo fatica ad avere, ci perdiamo dietro queste cose quando invece non ci rendiamo conto che ci basterebbe anche un'altra cosa simile. Che interessante, amici dell'Aquario. Devo dire che, ehm, allora, se siete in una relazione più o meno non ben definita, io ho come la sensazione che vogliate un qualche, ehm, non dico fatto concreto, però
come se avessi bisogno di essere convinti di più da parte dell'altra persona, ma sento che a fine mese riuscirete a trovare un ottimo accordo, ci potrebbe essere un incontro, soprattutto se quella persona che viene da tanto tempo, con queste carte ragazzi potrebbe proprio magari venire a fare una vacanza in Italia piuttosto che lì nella città o nel paese dove risiedete. Però io sento anche che questa persona potrebbe essere cambiata, potrebbe proprio essere diversa. Me lo farete poi sapere. Andiamo a vedere un angelo. Ho idea che guardate, ho come proprio la sensazione che questa persona voglia venire a dimostrarvi che è cambiata, che sta andando verso una spiritualità più matura, è come se fosse proprio maturata la persona. Però ho anche l'idea che voi siete abbastanza contenti di come siete, di come siate, così come siete. Vabbè, mi avete capito. Allora, lasciare andare il bisogno di controllo. Eccolo qua! Permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Le regole, come se, vi dicevo, avessi bisogno che le cose andassero in un certo modo, come se magari voi foste convinti che il corteggiamento va fatto in A, B e C maniera e invece questa persona è abituata a corteggiare come, non lo so, X, Y e Z. Ne voglio ancora una. Vedo comunque una certa solidità, una certa stabilità all'interno di questa relazione, sia che sia di vecchia data, sia che sia questa nuova conoscenza che farete durante un viaggio. Niente, probabilmente devo cambiare mazzo. Devo già passare all'altro oracolo. Va bene, passiamo all'altro oracolo. Vediamo che cosa hanno da dirvi da qui. Aspettati un miracolo. Lezione di oggi. Aspetta un miracolo. Qualcosa arriverà nella tua vita che ti aiuterà nella tua guarigione, così che sii ricettiva e esprimi la tua gratitudine quando questo succeda, quando questo succederà. L'obiettivo, sapere che il mondo si converte in un ricettacolo per il divino se vedi il divino in tutte le cose. È un po' come aprire gli occhi a quanto di bello ci offre il mondo, a quanto di bello ci offre l'universo giorno dopo giorno. Sì, e giustamente ragazzi, qui si tratta di lasciare andare il controllo, le cose non vanno sempre come vogliamo noi, ma molte volte l'universo ci dà, eh, ecco appunto, quello di cui abbiamo bisogno per evolvere, non quello che vuole il nostro ego. C'è un qualche tema legato alle regole, legato alle cose fatte in un certo modo, legato al corteggiamento, legato all'imparare a conoscersi o cose per lo stile che creano come una sorta di vincolo, una sorta di, mi viene anche da dire rigidità o forzatura dentro di voi. E invece la cosa importante in questa relazione è trovare un punto di incontro, un accordo, ok? Con determinazione, con forza di volontà, con forza morale, però c'è anche il 9 di coppe, qui abbiamo un 3 di coppe, quindi ci sta anche il divertimento, ma è come se troppe regole non andassero bene, troppo divertimento neanche, bisogna trovare un equilibrio, un punto di incontro. E se per caso state aspettando qualcuno da lontano, che può essere sia un lontano temporale che un lontano geografico,
sento che in questo agosto è facile che vi possiate incontrare. Se non proprio magari di persona, anche se lo vedo perché ho due carte di viaggio a distanza, ehm, perlomeno via Skype mi dicono, comunque diciamo in videochiamata. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per iniziare un percorso individuale oppure se avete piacere magari di andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vedete i temi di cui parlo. Sostanzialmente sono temi di metafisica, quindi come funzionano i chakra, come funzionano le energie e vado un pochettino a fondo a sviscerare come lavorare i traumi, e faccio anche lì degli riferimenti sul lavoro e le credenze limitanti, quindi potete dare un'occhiata. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!